Bene amici, oggi scopriamo insieme la Zara Marine 765 Free, una barca con una lunghezza fuori tutto di 7,65 m e una larghezza di 2,80 m. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dal motore che in questo caso vede un Suzuki da 150 cavalli, ma la potenza minima parte da 140 fino ad arrivare a una massima di 250. Guardate, l'estensione delle plancette è davvero incredibile per la sua categoria, e in più all'interno della plancetta di sinistra c'è la scaletta di risalita a scomparsa. In questo modo il piano di calpestio è totalmente libero da ostacoli e possiamo anche aggiungere le maniglie tintibene laterali per agevolare l'uscita dall'acqua. In questa configurazione c'è il motore al centro, poiché abbiamo appunto una motorizzazione fuori bordo, ma è possibile anche installare un motore entrobordo con una potenza che arriva fino a 270 cavalli. Qui troviamo la predisposizione per un doppio portacanne, poiché possiamo utilizzare anche la barca in ottica fishing, ma l'allestimento è totalmente customizzabile su richiesta, mentre qui c'è la predisposizione per il cavo banchina, la doccetta e ovviamente la galloccia per l'ormeggio. Accediamo quindi a bordo, ingresso preferenziale sul lato di dritta con corridoio che permette quindi di arrivare in pozzetto con allestimento con dinette, tavolo centrale e soprattutto un ampio divanetto a forma di L, con l'aggiunta anche di un'ulteriore porzione laterale lineare. In questo modo il relax è assicurato a bordo, poiché siamo anche ben protetti grazie alla tenda presente qui, e possiamo scegliere anche di ombreggiare ulteriormente l'aria srotolando la chiusura posteriore per creare anche una zona totalmente protetta e quindi poterla utilizzare come posto letto aggiuntivo. In più il tavolo su richiesta può essere sollevato e abbassato, e possiamo anche aggiungere una tavola con cuscino opzionalmente per avere un unico grande prendisole posteriore. Al di sotto dei cuscini si trovano anche gavoni per ampliare lo spazio di stivaggio. Ce ne sono due posizionati verso poppa e sulla sinistra, mentre al di sotto del divano di destra c'è un grandissimo gavone dove poter alloggiare praticamente di tutto, poiché nella versione entrobordo c'è la predisposizione per la sala macchine. Entriamo quindi all'interno, vediamo che l'accesso avviene tramite porta a scorrimento. In questo modo si ha un ingresso singolo centrale. In cabina vediamo che c'è sulla sinistra un letto lineare molto comodo, con possibilità anche di rimuovere il cuscino e sollevare la base con l'aggiunta di un supporto. In questo modo si viene a creare un'ulteriore dinetta interna, e c'è anche la possibilità di rimuovere il supporto anteriore e sollevare lo schienale per avere un comodo posto a sedere fronte marcia. In questo modo siamo sempre ben protetti all'interno, perché guardate anche la visibilità praticamente a 360 gradi, e ci sono anche le finestre interne ad assicurare il ricircolo dell'aria, in aggiunta anche al lucernario in alto. Guardate quanto è grande, quindi luminosità e areazione assicurata all'interno. All'interno di questo grande gavone c'è invece l'accesso all'impiantistica di bordo con batterie e pompa di sentine. In questo modo è tutto facilmente ispezionabile. Sul lato di dritta in questo allestimento troviamo la cucina interna con piano cottura a gas, ma su richiesta possiamo customizzarlo, e lavello sulla sinistra, mentre in basso c'è l'alloggio dedicato al frigorifero, e sulla sinistra invece tanto spazio per lo stivaggio insieme a altri cassetti posizionati qui in basso. In più c'è la possibilità di personalizzare ulteriormente l'allestimento. Possiamo scegliere di rimuovere anche le porte d'ingresso e avere una cucina interna molto più ampia con un unico blocco posizionato sulla sinistra, mentre sul lato di dritta si può avere una comodissima chaise longue. Arriviamo quindi nella postazione di comando, seduta di guida con poltroncina monoposto. Possiamo quindi metterci al timone e posizionare i piedi sul gradino in basso per avere maggior supporto, e guardate, riusciamo a manovrare senza difficoltà poiché il timone è ben raggiungibile. C'è la manetta di potenza spostata sul lato di dritta, e il resto della plancia è totalmente customizzabile secondo le esigenze, con gli indicatori dei serbatoi posizionati sulla sinistra, il display fornito da Lovrance centrale, mentre sulla destra c'è il display fornito da Suzuki per controllare la motorizzazione, mentre gli interruttori on-off sono disposti su due livelli differenti. Qui abbiamo quelli principali con tromba, ancora e tergicristalli, mentre in basso ci sono tutti gli altri interruttori. In questo modo non ci sono problemi di accensione accidentale, e soprattutto abbiamo facile accesso agli interruttori principali, molto utili per tutte le operazioni di manovra che viene agevolata anche dalla presenza dell'elica di prua, mentre qui c'è la predisposizione per la chiave di accensione. Come vi dicevo, è tutto totalmente customizzabile su richiesta, con qui lo stereo in basso e il VHF sul lato di dritta. Accediamo quindi all'interno, vediamo che l'accesso avviene centralmente con porta. Vediamo che in basso c'è un primo gradino per ridurre il dislivello, c'è il tambuccio in alto per non avere problemi di altezza all'interno, ed entrando vediamo
che il layout scelto dal cantiere vede un letto matrimoniale posizionato qui nella porzione anteriore che occupa l'intera larghezza della cabina interna e prosegue anche posteriormente con due vetrate comodissime per dare luminosità all'interno, passo d'uomo in alto, e possiamo anche gestire la luminosità grazie alla presenza delle tende veneziane. In questo modo ognuno può modulare la luce come più preferisce. Non mancano anche dei supporti laterali porta oggetti con protezione in legno, in questo modo tutti gli oggetti possono essere posizionati senza il rischio di farli cadere, perché anche qui vedete ci sono 3 mensole, oltre ovviamente alla presenza di un armadio comodissimo dove riporre tutto l'abbigliamento. In più c'è la possibilità di far scorrere la porzione centrale del letto verso poppa e con l'aggiunta di un cuscino andare a ricoprire totalmente la zona interna. In questo modo si viene a creare un unico grande letto e c'è tantissimo spazio, e soprattutto vi mostro l'altezza perché io riesco a stare totalmente in piedi, quindi comodissima. Anche se si va ad abbassare io riesco comunque a mettermi in ginocchio perché inizia subito la tappezzeria con il cuscino, quindi posso tranquillamente muovermi nella porzione principale della barca senza nessuna difficoltà. In cabina separata invece c'è il bagno posizionato sul lato di dritta. Entrando vediamo che c'è subito di fronte a noi il lavello lungo la murata, l'oblò posizionato all'interno della vetrata. In questo modo anche qui c'è piena areazione, mentre il WC è posizionato verso prua. In basso non manca un comodo vano stagno dove poter alloggiare gli oggetti e soprattutto poter ispezionare l'impiantistica del bagno, e qui abbiamo anche la possibilità di estrarre il soffione. In questo modo riusciamo anche a fare la doccia, dal momento che qui c'è lo scolo per l'acqua. In alto non mancano dei ganci portaoggetti dove posizionare ad esempio gli asciugamani, e vi mostro anche qui l'altezza interna ancora più generosa della porzione principale, perché qui alle spalle c'è la console ma c'è tantissimo spazio, quindi riesco a stare totalmente in piedi, quindi muovermi anche senza nessun tipo di difficoltà, e posso anche chiudere la porta e guadagnare ancora più spazio in profondità con qui l'accesso per la botola di ispezione per i contatti interni della console. Ritorniamo verso poppa, vi mostro il doppio passavanti perché possiamo scegliere di salire appunto sia sul lato di dritta che sul lato di sinistra, layout speculare con presenza di un gradino per ridurre il dislivello, ma guardate anche le maniglie tinti bene che ci aiutano a dare pieno supporto. Anche qui ce n'è una piuttosto ampia, in questo modo riusciamo ad avere pieno appiglio ed arrivare quindi sul passavanti. In questo caso, come vedete, c'è anche la battagliola che ci viene in aiuto per avere maggior protezione grazie anche alla presenza della rete. In questo modo anche i bambini possono accedere a bordo con minor difficoltà. Guardate anche la presenza dei pannelli solari che assicurano un'adeguata ricarica delle batterie, quindi possiamo effettuare lunghe crociere anche lontani dalla banchina. E qui abbiamo un unico profilo in acciaio che ci consente quindi di avere un movimento agevole e comodo, perché guardate anche l'ampiezza del passavanti simmetrico, quindi piuttosto adeguato per la sua categoria. E arriviamo quindi nella porzione anteriore totalmente rivestita di cuscini con un ampissimo prendisole e rinforzo posteriore che possiamo utilizzare come poggiatesta, e ovviamente c'è la porzione centrale che possiamo rimuovere per dar spazio al passo d'uomo interno. Anche qui nell'area anteriore non manca la sicurezza grazie ad altre 2 maniglie tinti bene posizionate ai lati del prendisole, la doppia galloccia per l'ormeggio da un lato e dall'altro, mentre anteriormente c'è il musone rivestito anch'esso in tech sintetico come tutte le superfici calpestabili della barca, ed aprendolo si ha accesso al vano dedicato al vericello quindi nascosto alla vista, ma abbiamo tanto spazio per poter monitorare la catena e poter intervenire in caso di problematiche anche sul motore del vericello stesso, con ancora ben posizionata qui sul musone. Ovviamente su richiesta possiamo scegliere di installare una telecamera per controllare lo scorrere dell'ancora e quindi poter tranquillamente effettuare ogni tipo di manovra direttamente dalla postazione di comando. Completa l'allestimento anteriore il gradino, anch'esso rivestito in tech sintetico per agevolare la salita e la discesa in caso di ormeggio di prua. E quindi cari amici, questa è la Zara Marine 765 Free. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team!